recente audizione del 19 aprile presso il Senato degli Stati Uniti, il direttore della AARO, Kirkpatrick, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti. Personalmente non sono particolarmente sconvolto dal video che ha fatto il giro del web, sono invece interessato ad altri dettagli che sono emersi. Faccio una breve sintesi dei contenuti dell'audizione e poi entro nel merito di alcuni argomenti. All'inizio dell'audizione, Kirkpatrick mostra il filmato di un oggetto non identificato. Si tratta di una sfera apparentemente metallica che passa sotto un drone che la segue per alcuni secondi. Sarà praticamente impossibile identificarlo completamente sulla base di quel video, ha affermato Kirkpatrick, che fornisce anche alcuni dettagli sugli UAP. La maggior parte di questi oggetti viene avvistata fra i 15.000 e i 25.000 piedi di altitudine nello spazio aereo controllato dagli aerei militari. Il 52% delle segnalazioni indica oggetti rotondi o sferici. La maggior parte di essi varia da 1 a 4 metri di colore bianco, argento o metallo traslucido, con velocità che vanno da stazionarie a 2 volte la velocità del suono. La AARO di Kirkpatrick sta valutando 650 segnalazioni ottenute dalle varie fonti delle forze armate, in aumento rispetto ai 510 del rapporto di gennaio. La maggior parte sono facilmente spiegabili e Kirkpatrick mostra un video come esempio di quanto sia facile spiegare molti degli avvistamenti, ma dice anche che una percentuale molto piccola resta inspiegabile, come appunto il video mostrato all'inizio. Kirkpatrick ci tiene a ribadire che non c'è alcuna evidenza che faccia pensare ad una provenienza aliena e dice di non aver trovato prove di oggetti che sfidano le leggi conosciute della fisica. Infine invita gli appassionati di UFO o chiunque abbia materiale o ricerche e analisi degli incidenti UAP a presentarle alle riviste scientifiche credibili. Ribadisce il concetto dicendo: è così che funziona la scienza, non tramite blog o social media. Dopo questa sintesi entro nel merito delle dichiarazioni di Kirkpatrick. Innanzitutto parliamo un po' del filmato che ha suscitato tanto scalpore. Si tratta di un video del 12 luglio 2022, 2 mesi dopo l'audizione di Scott Bray, che mostrò un video inedito di uno UAP. Dopo quell'audizione molti si erano domandati come mai hanno mostrato un video così poco significativo. Un video di pochi secondi durante il quale si vede un oggetto sferico sfocato in soli 2 miseri fotogrammi. Kirkpatrick dice che il 52% delle segnalazioni è composta proprio da questo genere di oggetti e la Marina degli Stati Uniti ha già mostrato più video con il medesimo soggetto. Insomma, sembra proprio che questo genere di filmati sia molto comune negli archivi del Pentagono. Ma allora per quale motivo Scott Bray ci ha mostrato un video così poco interessante? Direi proprio che è una strategia di comunicazione del Pentagono. Una strategia che ci mostra dettagli che sono già conosciuti dal pubblico, come se volesse disinnescare in anticipo qualsiasi elemento eclatante. Durante l'audizione, Kirkpatrick dice che non ci sono elementi per pensare ad una provenienza aliena, ma nel rapporto stilato qualche mese fa in collaborazione con l'astronomo Avi Loeb vengono descritti oggetti come quello che ci ha mostrato nel filmato. Queste le parole del rapporto. Un oggetto interstellare artificiale potrebbe potenzialmente essere un velivolo madre che rilascia molte piccole sonde durante il suo passaggio ravvicinato alla Terra. Ma leggiamo anche: oggetti che hanno un diametro di 1 metro hanno una rifrazione al di sotto della soglia di rilevamento anche dei telescopi spaziali. Quindi, se leggiamo questo rapporto e poi guardiamo il filmato dell'audizione, potremmo pensare che si tratta di una sonda aliena. Ma Kirkpatrick non può certo lasciarsi andare a speculazioni di fronte al Senato. Kirkpatrick dice di non aver trovato prove di oggetti che sfidano le leggi conosciute della fisica.
Quindi dobbiamo chiederci cosa significano i termini WOP che presentano caratteristiche di volo insolite, tecnologia rivoluzionaria o dirompente, che erano riportati nel rapporto del 2021. Viene da pensare che siamo ancora di fronte a progetti suddivisi in compartimenti. Ogni volta che inizia una ricerca sugli UFO si riparte sempre da zero. L'ultimo elemento che desidero sottolineare è l'invito a tutti gli appassionati di ufologia e a coloro che hanno elementi importanti a farsi avanti e presentare le proprie argomentazioni alle riviste scientificamente credibili. Questo suona un po' come dire dateci una mano perché non ci capiamo nulla. E mi ricorda anche l'invito di Peter Levenda in una recente intervista, nella quale diceva: c'è bisogno di persone con mentalità creativa, artisti, scrittori, creativi, che provengono da paesi, razze, etnie e religioni diverse. Forse il Pentagono è davvero a caccia di suggerimenti. In tal caso, il mio suggerimento personale a Kirkpatrick è di rivolgersi al personale senior del Pentagono, a quelle persone che hanno fatto chiudere l'AATP, perché ritengono che gli UFO sono frutto del demonio. Ma sapendo che lassù nessuno si abbassa a dare risposte, mi sa che a Kirkpatrick resta solo la strada dei blog e dei social media. Sembra l'ennesimo rapporto di basso profilo che tende a sminuire quanto già conosciamo. A gennaio ci avevano detto che c'erano 171 casi irrisolti di oggetti sconosciuti. Kirkpatrick adesso parla di una piccola percentuale. Evidentemente i numeri creano troppo clamore. Forse non l'abbiamo capito, o non è chiaro, ma da tutto questo emerge ufficialmente che ci sono oggetti sconosciuti, che sembrano sonde e che volano abitualmente nell'alta atmosfera. Negli ultimi anni abbiamo visto diversi filmati di questi oggetti e ora abbiamo l'ufficialità del Pentagono. Un'informazione che dovrebbe essere eclatante, ma che viene anestetizzata dalla strategia di comunicazione del Pentagono. Infatti questa audizione era conosciuta solo dagli ufologi. L'opinione pubblica è sempre meno interessata e attenta all'argomento. Personalmente sono sempre più convinto che andrà a finire come il Project Blue Book. Ci diranno un numero di casi non risolti e fine del discorso.